Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come effettuare questi effetti con questi quadrati appunto luminosi, come avete visto nella preview. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale, qualora non l'abbiate già fatto, e detto questo andiamo a vedere appunto come effettuare questa fotografia. Per prima cosa apriamo la foto della strada. Con lo strumento penna andiamo a selezionare praticamente tutto il profilo della strada in modo da separarlo dal resto del paesaggio. Bene, una volta fatta la nostra selezione, andiamo a fare crea selezione. Io di solito gli do un raggio di sfumatura di 0,1, facciamo ok e andiamo a creare una maschera di livello in modo che ci elimini praticamente tutto il nostro paesaggio. Ora io vado a prendere questa immagine, la importo su questo progetto, la vado a rimpicciolire perché è molto più grande di quella originale, la porto sotto il livello che chiameremo strada, questo lo chiamiamo paesaggio, e lo vado a posizionare più o meno che finisca in questo punto la strada, da renderlo il più realistico possibile. Una volta posizionato il nostro paesaggio, andiamo a fare un nuovo livello di curve. Usiamo questo per dirgli di applicarlo solo a questo livello. Vado ad abbassare leggermente la luminosità. Ok. Poi, tenendo sempre selezionato il livello di regolazione, vado a prendere il pennello col colore nero, aumento il raggio, prendiamo un pennello morbido, aumento il raggio, metto l'opacità intorno al 19% e vado a dare dei colpi per aumentare la luce giusto qui nel praticamente dietro alle montagne, agli alberi e soprattutto qui nella stella. In questo modo. Ora vado ad applicare un nuovo livello. In questa volta vado a fare il bilanciamento colore. Attiviamo sempre la spunta in modo che ce lo attivi solo al livello sottostante. In questo caso c'è solo questo, però io voglio che venga effettuato solo a questo livello. E vado a cambiare la colorazione per renderlo un po' più blu, in questo modo. Perfetto. Adesso seleziono il livello strada, vado a fare sempre un nuovo livello di regolazione, curve, applichiamo questa volta al livello strada e anche qui vado ad abbassare la luminosità in questo modo e gli vado a fare un bilanciamento colore sempre a livello strada, anche qui facendolo andare leggermente sul blu. Perfetto. Adesso io per comodità seleziono tutti i livelli che riguardano la strada, faccio Command più G, li raggruppo, li chiamo strada, stessa cosa qui, Command G,
e lo chiamo paesaggio, giusto per avere un po' più di pulizia all'interno. Ora andiamo a selezionare lo strumento rettangolo e andiamo a disegnare un rettangolo all'interno della nostra immagine. Tenendo premuto il tasto Shift della tastiera vedete che ci crea il quadrato. Se lo molliamo invece uno va a fare il suo rettangolo come vuole. Invece noi tenendo premuto Shift lui ci dà perfettamente un quadrato. Andiamo a selezionare, questo sarebbe il riempimento, a noi non interessa il riempimento, quindi lo lasciamo deselezionato. Andiamo qui, questo è il contorno, andiamo a selezionare il colore nero e gli andiamo a dare più o meno un 40 pixel di contorno. Portiamo il rettangolo al di sopra del livello strada, perfetto. E questo è il nostro quadrato. Ora andiamo a fare il doppio clic sul livello rettangolo, ci apre appunto questa pagina dei stili di livello e andiamo a fare un traccia. Qui naturalmente possiamo andare a selezionare il colore che vogliamo dare al nostro effetto. Se vado a selezionare più o meno un blu di questo tipo, facciamo ok. Qui abbiamo la dimensione da dargli, io rimango su un 13. Una volta sistemato tutto facciamo ok e abbiamo il nostro effetto. Noi però vogliamo solo il riflesso interno, quello esterno non ci interessa. Quindi andiamo qui sulla scritta FX, tasto destro del mouse e facciamo un crea livello. Lui praticamente cosa ha fatto? Ci ha creato il livello di effetto che gli abbiamo dato prima. Quindi ora con lo strumento penna, tenendo selezionato il livello traccia esterna di rettangolo 1, andiamo a fare il tracciato più o meno alla metà del nostro quadrato, in modo da lasciare questa parte interna. In questo modo facciamo crea selezione, ok, selezioniamo inverso e facendo cans, come vedete, ci elimina la parte esterna dell'effetto. Facciamo un Command D per deselezionare, poi selezioniamo i due livelli, facciamo unisci i livelli e con Command T lo andiamo a ruotare praticamente di 45 gradi. Perfetto. Ora lo andiamo a posizionare praticamente all'inizio della nostra strada, lo andiamo ad allargare più o meno stando a metà della nostra strada. Adesso, come vedete, la mia strada non è perfettamente in centro con la figura, ma poco importa, l'importante è che il quadrato venga pressoché centrato con la strada. E facciamo ok. Prendiamo questo livello che chiamiamo quadrato e lo portiamo sotto alla cartella strada, in modo che la parte sottostante ci venga eliminata. Ora andiamo, tenendo selezionato il livello quadrato, andiamo a fare un Command J, lo andiamo a duplicare, facciamo Command T e andiamo a crearne un altro. Praticamente più indietro sulla strada. Facciamo ok, facciamo un altro Command G, praticamente ne fate tanti quanti vi servono, in modo da ottenere bene o male questo effetto. Ora andiamo a creare praticamente il riflesso di questo blu sulla strada.
Quindi facciamo un nuovo livello sopra a strada. Prima di tutto vado a raggruppare Command G, li chiamiamo quadrati, perfetto. Ora andiamo sul livello 1, selezioniamo il nostro pennello, opacità al 100%, andiamo a rimpicciolirlo, un pennello comunque sempre morbido. Tenendo premuto il tasto I ci viene fuori il contagocce, andiamo a selezionare appunto il colore del bagliore interno che siamo andati a fare prima e semplicemente andiamo a fare questa cosa sulla nostra strada. Ora andiamo qui nell'opzione di fusione e andiamo a fare sovrapponi in modo che ci crei questo riflesso. Stessa cosa, rimpicciolendo il pennello un po', lo andiamo a fare a quello dietro e rimpicciolendo ancora un po' il pennello lo andiamo a fare nell'ultimo, là in fondo. Ora andiamo a fare un nuovo livello curve, selezionando sempre il livello 1, lo chiamiamo riflesso, ok, e andiamo ad abbassare leggermente la luminosità in modo da renderlo più o meno, cioè da renderlo il più realistico possibile. Ora non ci resta altro che andare ad aggiungere appunto l'uomo. Io qui ne ho già trovato uno, in verità l'ho trovato e l'ho dovuto scontornare. Comunque c'è il tutorial come scontornare un'immagine qualora siate interessati. Lo andiamo a importare nella nostra immagine, lo andiamo a rimpicciolire, ok, tenendolo più o meno al centro, facciamo ok, andiamo a creare un bilanciamento colore, ecco, ovviamente selezioniamo sempre per il livello uomo ed andiamo a dargli leggermente anche qui un po' di blu, visto che l'immagine è completamente blu. Perfetto. Andiamo a fare anche una curve sempre inerente al livello uomo e vado ad alzare leggermente la luminosità, essendo in corrispondenza appunto della luce qui. E perfetto. Ora vado a fare un duplicato del livello uomo, quindi Command G, che lui ci dà uomo coppia, lo andiamo a mettere al di sopra, lo spostiamo perché in modo da vederlo meglio, andiamo a dargli un curve, mettendo sempre questa volta in uomo coppia, e abbassiamo totalmente la luce. In pratica andiamo a creare l'ombra dell'uomo, infatti chiamiamo uomo ombra uomo. Perfetto. Ora andiamo in modifica, trasforma, rifletti verticale, praticamente ci gira il nostro uomo, che andiamo a mettere appunto qua sotto. Ok, più o meno qui. Poi andiamo a fare ancora modifica, trasforma, prospettiva, andiamo a rimpicciolire la nostra immagine e andiamo ad allargare la prospettiva in questo modo. Gli diamo ok e perfetto.
A questo punto andiamo solo ad abbassare l'opacità ed ecco che abbiamo creato la nostra ombra. Selezioniamo tutti i livelli riguardante l'ombra, che poi sono questi due. Facciamo un Command G, dopo chiamiamo ombra e lo andiamo a portare al di sotto del livello uomo, in modo che anche qui, come prima, visto che prima l'ombra era al di sopra delle scarpe, in questo modo è venuto sotto al livello uomo. E questo è quanto per questo effetto. Vi ringrazio di avermi seguito, ricordate di iscrivervi al canale, lasciate un mi piace qualora vi sia piaciuto il video, mettete un commento per qualsiasi cosa, vi ricordo di visitare il nuovo sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!